Come ogni anno, il 13 agosto il comune di Accettura ha celebrato gli accetturesi nel mondo, un'occasione per riflettere sul fenomeno migratorio di ieri e di oggi. Una terza edizione con uno sguardo attento verso i giovani e sulle possibilità di fare impresa in Basilicata ad Accettura. L'evento, organizzato dal comune di Accettura, è stato patrocinato dalla Regione Basilicata, dal Parco Gallipoli Cognato, dal GAL Lucania Interiore e dall'APT Basilicata, in collaborazione con l'Associazione Mondi Lucani ETS, la Federazione delle Associazioni Lucane in Germania, l'Associazione Amici della Basilicata in Lombardia e il Circolo Culturale Lucano di Parma. L'edizione 2025 ha messo al centro i giovani attraverso il laboratorio ideato da Mondi Lucani in collaborazione con CNA Matera. Giovani in campo, idee che mettono radici. Tenuto da Giovanni Volpe, HR Director e consulente aziendale, il laboratorio ha coinvolto giovani imprenditori e aspiranti tali, favorendo un confronto dinamico sui diversi approcci di pensiero vincenti e sui temi del fare impresa oggi in Basilicata. È un contributo per guardare le cose da un'altra prospettiva, per pensare positivo, per lavorare in un ambito che non è a diretto confronto con la concorrenza, ma che apre nuovi mercati, magari non presidiati, oppure formule di impresa che sono originali, perché oggi che siamo in mercati ormai affollati, premia l'originalità e la capacità di intraprendere azioni e attività che sono diverse da quelle conosciute. All'incontro è intervenuto anche il presidente di CNA Matera, Leonardo Montemurro. Il sindaco ha detto che senza impresa non c'è futuro, quindi noi dobbiamo costruire le condizioni affinché le imprese, soprattutto le giovani imprese, possano nascere, consolidarsi, prosperare e quindi in questo modo garantire nuovo sviluppo e nuova occupazione. Solo in questo modo tutti insieme, in un'azione sinergica, potremo contribuire non solo alla tenuta di questo territorio, bellissimo di per sé per quanto riguarda le sue risorse naturalistiche, ma quindi non solo tenuta, ma io direi anche il rilancio di questi territori. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Accettura, Alfonso Vespe. È stato importante osservare gli occhi dei ragazzi che oltre al coraggio hanno chiesto e hanno evidenziato la fiducia. Quindi noi partiamo dalla fiducia, proprio per cercare di tessere una tela forte nel nostro territorio, perché siamo consapevoli, oggi ancor di più, di avere un gruppo di giovani che scalpita e che ha voglia di mettersi in gioco ed ha voglia di rischiare ed ha voglia di raggiungere i meritati traguardi. Diversi i giovani che hanno partecipato al laboratorio. Per me sono momenti bellissimi questi, ce ne vorrebbero sicuramente molti di più. Il confronto con giovani imprenditori, ma anche con chi è molto più esperto e competente, secondo me è pane quotidiano. Il tema centrale era quello dei giovani, hanno più volte fatto degli interventi molto interessanti, soprattutto quello di fare interventi nelle scuole, andare direttamente sui giovani, è un concetto che io personalmente condivido tanto. Tante le idee innovative che guardano al territorio e alle sue peculiarità. È possibile fare qualcosa, anche se il contesto può sembrare scoraggiante, però proprio dove appunto sembra che ci sia il deserto può nascere una cattedrale magari per tanti fedeli, quindi sì, crederci sempre. Mi lascia innanzitutto la fiducia che dobbiamo avere nei confronti del nostro territorio, perché è vero magari mancano tanti servizi, però dobbiamo essere anche noi i primi a valorizzare quello che abbiamo e non scoraggiarci e trovare quindi nelle nostre risorse la volontà, cioè da parte nostra la volontà di andare avanti e dare anche un contributo alle nostre comunità. Vedere dei ragazzi comunque coetanei della mia età che hanno delle idee e vogliono metterle in campo mi dà questo proprio senso di speranza che possiamo farcela, e magari stavo anche parlando con gli altri per trovare anche delle collaborazioni, quindi è stato un modo per creare anche un po' di network con altri, perché siamo tutti nascosti per paura di esporci e avere il giudizio magari delle persone,
però in realtà ho trovato anche forse con collaborazioni, idee, ispirazioni e anche forza, perché non hai paura di buttarti, ma quando ci sono altri che lo fanno e allora è più facile lanciarsi e saltare. Nel pomeriggio, nella biblioteca comunale, si è dato spazio alla creatività, con il laboratorio di scrittura Radici di inchiostro, a cura di Anna Picardi e Giuliana Benedetto. Un'occasione di confronto sulla scrittura al femminile, che ha visto anche la partecipazione della scrittrice Chiara Tortorelli. Io non conoscevo fino in fondo la realtà anche di queste donne del posto, del territorio, che mi hanno raccontato le loro radici. Ho scoperto che poi erano uguali alle mie, e sono queste radici che mi hanno ispirato e che mi hanno portato a scrivere tutti i miei romanzi in tutti questi anni, tra cui anche l'ultimo, che è praticamente Eresia, questo libro che racconta storie di donne e che si apre con una storia di una donna di questo paese che era la mia bisnonna, perché la sua famiglia, marito e 8 figli decise di partire per l'America. Lei era talmente legata a questa terra, sentiva talmente il sentimento dell'appartenenza, decise di non partire e rimase con l'unico figlio di 1 anno che poi è stato mio nonno. E andò a Brindisi, vide veramente una sorta di addio definitivo, questa partenza del marito e dei figli, e cadde per terra dal dolore. Dopo 50 anni, lei era giovanissima, aveva 36 anni quando partì tutta la sua famiglia per povertà, per la povertà, partì in America, tornò una nipote, perché la figlia aveva promesso alla madre: io prima o poi ritornerò. La figlia non tornò mai e diede il filo di appartenenza alla sua figlia, che tornò per conoscere la nonna quando la madre era morta. E non conosceva il paese, non conosceva la nonna, americana, quindi parlava pochissimo italiano, e si fece indicare la casa della madre. E rivide la nonna la riconobbe senza parole, disse: figlia mia, sei tornata. E così si riannodò il filo, anche soltanto per un piccolo, breve periodo, il tempo di una vacanza. Un primo appuntamento che guarda alla crescita culturale di Accettura. La risonanza che abbiamo avuto oggi è bella, possiamo essere soddisfatti, perché c'è stata una partecipazione sia da parte di chi scrive che da parte di chi è interessato alla lettura, e quindi l'obiettivo finale era quello di creare un circolo di lettura dando degli stimoli partendo dalla scrittura. Sono stata presa proprio da momenti di emotività forte, sentendo le storie che accomunano un po' tutte le donne, no? Le donne come conservatrici, se vogliamo, di memoria, che caratterizza, diciamo, la scrittura al femminile. A chiusura dell'intensa giornata, nell'anfiteatro comunale si è tenuta la tavola rotonda Restare, ritornare, invertire la rotta. Un dibattito tra istituzioni, imprenditori e attori del territorio sulle opportunità di fare impresa in un territorio come Accettura. Testimonianze vive di realtà imprenditoriali come quelle della cooperativa di comunità Siamo Accettura, che ha dato risposte al territorio. Durante la serata è stato consegnato il premio Accetturesi Illustri a Giuseppe Chiarillo, accetturese emigrato in Emilia-Romagna, che si è distinto per il suo impegno a favore delle comunità. Durante la serata sono stati proiettati i video dell'installazione emozionale e interattiva Le Vie del Cuore, un progetto multimediale realizzato da Sud Italia Video, che raccoglie le storie vere di accetturesi che hanno scelto di restare o tornare, accessibili via QR Code, una modalità per raccontare nuove traiettorie di ritorno, di ricadimento e di speranza. È stata importante la mattinata, il laboratorio fatto ascoltando i nostri giovani, dove hanno dimostrato di avere un fervore, di essere desiderosi di venire a questo laboratorio, proprio per esprimere la voglia di rischiare, di intraprendere
e hanno fatto evidenziare anche questa fiducia forse che mancava, e con oggi abbiamo aperto una strada verso qualcosa che ci può portare ad un futuro migliore. La musica e una degustazione di prodotti tipici accetturesi ha chiuso la serata.